Ciao a tutti! Oggi prepariamo la pasta di zucchero con cui potrete fare delle bellissime decorazioni per biscotti, cupcake o per le torte. Con le dosi che sto per darvi potrete ottenere un panetto grande con cui decorare un'intera torta. L'ingrediente principale è lo zucchero a velo, che deve essere comprato però, non fatelo da solo in casa perché risulterebbe alla fine un impasto meno setoso, meno vellutato. Quindi compriamolo. Dunque, questa ricetta non prevede l'uso del glucosio, che ho sostituito con del miele. Vediamo adesso la lista della spesa. Abbiamo detto lo zucchero a velo, che sono 450 grammi, ed io ho già messo qua nel mixer. Premetto che io farò tutto l'impasto con il mixer elettrico. Voi potete decidere anche di lavorare tutta la vostra pasta di zucchero a mano. Non cambierà assolutamente niente, fate come se stesse facendo l'impasto per la pizza. Io uso il mixer soltanto per un fatto di praticità. Quindi, zucchero a velo 450 grammi. Abbiamo la gelatina in fogli che io ho già tagliato e sono 6 grammi. L'acqua a temperatura ambiente 30 grammi. Il miele sono 70 grammi e aggiungo per questa ricetta 16 grammi di burro, anche questo a temperatura ambiente. Diciamo che il burro è un'aggiunta in più, non serve per forza per ottenere il vostro impasto. Io lo metto perché mi piace il risultato finale, secondo me diventa più setoso, più vellutato e molto più bello anche da vedere. Non vi preoccupate assolutamente per il discorso della conservazione, perché in effetti sono veramente pochi grammi di burro e l'alta percentuale di zucchero funziona anche da conservante. Visto che parliamo di conservazione, diciamo che il vostro panetto di pasta di zucchero non va mai messo in frigorifero, diventerebbe troppo duro e alla fine non riuscireste più a lavorarlo. Quello che vi rimane potete avvolgerlo in una pellicola trasparente oppure metterlo in un sacchetto da congelatore e poi metterlo all'interno di una scatola di latta oppure un recipiente a chiusura ermetica. Lo mettete nella vostra dispensa e alla fine potrà stare lì anche per 2 mesi e ogni volta che deciderete di lavorarlo sarà perfetto. Se siamo nei mesi invernali e quindi dovesse risultare un po' troppo duro, potete aggiungere pochissima acqua oppure potete mettere il vostro panetto all'interno del microonde per circa 5 secondi oppure nel forno a temperatura bassa, comunque 50 o 60 gradi, per circa 15 o 20 secondi. E alla fine il panetto sarà sempre perfetto e morbido per poter lavorare. Direi che a questo punto possiamo cominciare con la nostra ricetta. Per prima cosa prendiamo la gelatina e facciamola ammorbidire nell'acqua. Serviranno all'incirca 10 minuti. Ecco qua, aspettiamo che diventi morbida. Mettiamo adesso a sciogliere a bagnomaria la gelatina senza buttare via l'acqua. Dovrebbe bastare pochissimo tempo. Non vogliamo assolutamente che bolla. Sta cominciando a sciogliersi. È liquida. A questo punto aggiungiamo il miele e il burro e facciamo tutto sciogliere insieme. Aggiungiamo il burro.
Una volta che sarà tutto liquido, lo aggiungeremo allo zucchero e faremo partire il mixer immediatamente, perché altrimenti si solidificherà abbastanza velocemente. Qualche colpetto di mixer per togliere eventuali grumi e aggiungiamo tutta la parte liquida e facciamo partire immediatamente. Basteranno pochi secondi. A velocità media. Eccoci qua. Come il vostro impasto riuscirà a diventare una palla unica e verrà spostato tutto da una parte dalle lame, possiamo dire che è pronto. Sì, ci siamo. Altrimenti rischia di diventare troppo liquido e non riusciremo più a lavorarlo. Perfetto, ora continuiamo a lavorarlo su un piano spolverato con un po' di zucchero, perché al momento, lo vedremo tra poco, è ancora appiccicoso. Adesso lavoriamo su un piano infarinato con lo zucchero a velo. Mi raccomando, io non ne metterei troppo perché rischia di diventare veramente troppo dolce il nostro impastino. Adesso lo lavoriamo con le mani sempre inzuccherate, come se fosse una normale palla di pasta per la pizza. Ecco qua. E in pochi secondi, da appiccicosa qual era, acquisterà una bella consistenza asciutta e vellutata. Con l'aggiunta del burro, secondo me diventa ancora più bella da vedere. Mi raccomando che le mani non siano mai troppo calde, altrimenti rischiamo di sciogliere l'impasto. Facciamo una prova. Risulta essere ancora un pochino appiccicosa. Proviamo ad aggiungere un pochino di zucchero. Non troppo. Una volta che il vostro panetto sarà pronto, potete decidere di lasciarlo bianco, oppure possiamo anche colorarlo. I colori migliori sono quelli in gel e in polvere, che hanno una resa veramente migliore. E io però, che ho deciso di farci delle zucchette per Halloween, ho soltanto dei colori liquidi e proveremo a vedere l'effetto finale. Perfetta, non appiccica, una bella consistenza. Perfetta per le nostre decorazioni. Allora, questa è la prima volta che io utilizzo dei colori liquidi e quindi diciamo che è un po' un esperimento anche per me. Voglio ottenere l'arancio per fare le zucchette, quindi provo a miscelare intanto i colori e vediamo la gradazione che ottengo. Colorerò poca pasta per questa volta perché non mi servono molte decorazioni, l'altra la metto via con la pellicola. Vi ricordo, mai in frigorifero, ma in dispensa, chiusa in una scatola ermetica. Questa la mettiamo via. Una piccola parte adesso la colorerò. L'esperimento è fallito praticamente in maniera misera, infatti non solo il nostro panetto è diventato
come infatti pensavo, molto appiccicoso, ma non è nemmeno arancione alla fine. Infatti credo che dovremmo ripiegare o su una zucca molto pallida o su un fantasmino. Anche se l'impasto è bianco, io provo lo stesso a modellare una piccola zucca. Cercherò sicuramente di essere veloce e di maneggiarla poco, perché ho le mani calde e rischio di deformarla. Senza utilizzare degli strumenti particolari prendo uno stuzzicadenti. Siamo partiti da una forma sferica, tondeggiante. La appiattisco e faccio le righettine tipiche della zucca. In effetti è molto morbida. Possiamo decidere anche di farci una fogliolina. Certo, arancione sarebbe stata meglio. Aiuto, ci scappa. Diciamo che è una zucca un po' abbozzata. Proviamo a fare anche una fogliolina. Con poca pasta, anche meno. Facciamo un picciolo. Proviamo, anche troppo. Adesso facciamo una fogliolina partendo da una goccia. Proviamo a vedere se bagnando con un goccino d'acqua qua si appiccicherà meglio. Vediamo. Ecco qua la mia prima zucca in pasta di zucchero bianca, pronta per decorare i nostri dolcetti.